Yes, better. They can see you from far away. Ramachandra Bhagavan ki Jai. C'è un'altra in frigo. Però è fredda. Non importa, So in an ancient book, I was explaining to the devotees this morning, in an ancient book called the Niti Shastra, there is a very, very famous verse. E stamattina stavo spiegando ai devoti che nei sastra c'è qualcosa che è molto native. A very famous verse. Che c'è una sloka, un verso che è molto famoso. Brahata dyuti prasangena madhyama stri prasangataha ratri prasanga chorena kalogachati dhimahi. So this is a very, very famous verse. What does it mean? Questo è un verso molto famoso. Che cosa vuol dire? Kalo gacchati dhimahi means how does an intelligent person pass their time in this world? Il verso in sanscrito. Come passa una persona in maniera intelligente la vita e il tempo in questo mondo? Are you interested to know? Siete interessati a scoprirlo? Yes. So the ancient scriptures say brahata dyuti prasangena. In the morning they speak about gambling. Allora, una vecchia scrittura diceva che nella mattina parlano per il gioco d'azzardo. Madhyama stri prasangataha, and in the middle of the day they speak about women. E a mezzogiorno parlano di donne. Ratri chora prasangena, and in the evening time they speak about stealing. E la sera parlano per rubare. Kalo gacchati dhimahi. This is how an intelligent person spends their time. Questa è la maniera che una persona intelligente trascorre il tempo. You may now be thinking, how does an unintelligent person spend their time? Allora, se è così, una persona stupida com'è che passa il tempo? So what is the hidden meaning in this verse? Allora, qual è il verso? Cos'è il significato nascosto in questo verso? In the morning, the intelligent person is speaking about gambling because they are talking about the gambling match between the Pandavas and the Kauravas because they are reading the Mahabharata. Allora, la mattina parlano di gioco d'azzardo perché praticamente parlano del Mahabharata che parla di un gioco d'azzardo. And in the evening, they are speaking about stealing because there is a thief. He steals people's clothes. He steals butter. He even steals the hearts of his devotees. They call him Krishna. E la sera parlano di rubare perché parlano di un ladro che ruba il burro, ruba le cose, ruba anche il cuore delle persone. And his pastimes. Il suo nome è Krishna, scusate. And his pastimes are described in the Srimad Bhagavatam. So in the evening they're reading Bhagavatam. E i suoi passatempi vengono descritti nello Srimad Bhagavatam. Allora la sera loro leggono lo Srimad Bhagavatam. And in the afternoon they are speaking about women because there are so many amazing women in the scriptures. E la pomeriggio parlano di donne perché ci sono talmente tante donne straordinarie nelle scritture. And one of them is Sita Devi, who is the wife of Lord Ram. E una di loro è Sita Devi, che è la moglie del signor Rama. She has so many beautiful qualities. She's intelligent, she's fearless, she is completely loyal. Ha così tante qualità e non ha paura e è completamente fedele. Intelligente. Ed è molto intelligente. And therefore in the afternoon time they're reading the Ramayana. Allora il pomeriggio loro leggono il Ramayana. So an intelligent person always spends time to look at the ancient books of wisdom
because they tell us the secrets to life. Allora una persona intelligente si rivolge nelle vecchie scritture di saggezza, che il quale non fanno nient'altro che parlarci della vita. The scriptures, they are like an X-ray machine. Le scritture sono come una macchina a raggi X. When you have a fracture, then you feel some pain, but externally everything looks fine. Quando hai una rottura senti del male, ma da fuori sembra che tutto vada bene, non si vede. But then when you put an X-ray machine, you can understand, oh no, there's a big fracture. Ma quando fai i raggi capisci che no, ma caspiterina, qui c'è una rottura molto grande, una frattura molto grande. So sometimes when we look at life, we think everything is okay. Everything is good. Life is going on. Allora delle volte guardiamo la vita e ci diciamo, ma no, va tutto bene, tutto scorre, tutto va avanti. But somehow inside I feel like something is not right. Ma dentro di me sento che qualcosa comunque non è che sia tutto al suo posto. So then when you read the scripture, it's like an X-ray machine and it shows you, oh my God, there's a fracture. Allora quando leggi le scritture, allora capisci come fare una raggi X, capisci, oh caspiterina, lì c'è una frattura. So all the answers to the questions that you will ever ask in your life are answered in the scripture. Allora le risposte di qualsiasi cosa tu vuoi nella tua vita sono scritte nelle scritture. And so the great spiritual teachers, they come to the world and they give us these scriptures. Allora i grandi maestri spirituali che vengono nel mondo vengono qui e ci danno le scritture. And one of the main things that's described in the scriptures is the activities of God. E una delle cose primarie e principali che sono descritte nelle scritture sono le attività di Dio. When God comes to this world, He teaches us through His activities and He teaches us through His words. Quando Dio viene qui sulla terra ci insegna tramite le sue attività, ma anche tramite quello che dice le sue parole. And so today we are remembering Lord Ram, who is an incarnation of the Supreme Lord who came to this world. Allora oggi festeggiamo il Signor Rama, che è un'incarnazione del Dio, la persona suprema che è venuto su questa terra. It's explained that just as there are innumerable waves which are coming in the sea at all the times, there are innumerable avatars or incarnations of God coming to the world. Si dice che come ci sono innumerevoli onde del mare che vengono verso di noi, così tante innumerevoli sono le incarnazioni di Dio sulla terra. But of all the incarnations or all the forms of God, according to our teachers, 3 incarnations are said to be the most important. Da tutte le varie incarnazioni di Dio, secondo quello che sono i nostri insegnamenti, 3 sono quelli che sono più primari, sono quelli più importanti. One of them is Krishna, Uno di loro è Krishna, because Krishna is the supreme personality of Godhead. perché Krishna è effettivamente Dio, la persona suprema. But the other 2 that are mentioned by a great saint called Rupa Goswami are Lord Ram and Lord Nrsingadev. Gli altri 2 nominati da un grande saggio e santo Rupa Goswami sono il signor Rama e Nrsingadeva. So therefore in our temples all around the world, generally you will find we are worshipping Krishna, Nrsingadev, Lord Ram and Chaitanya Mahaprabhu, because he is the avatar in the current age. E allora nei nostri tempi in giro per tutto il mondo troveremo che noi adoriamo il signor Krishna, il signor Rama, Nrsingadeva e anche il signor Chaitanya, perché è l'incarnazione di Dio nel nostro era, nel Kali Yuga. Now I want to ask you the question, why do you think Krishna, Ram and Nrsingadev are special as opposed to the other avatars? Allora vorrei adesso farvi una domanda: perché Krishna, signor Rama e Nrsingadeva sono i più speciali, se si può dire, a confronto di tutte le altre incarnazioni? Anyone have an idea? C'è qualcuno che ha un'idea? Can guess.
potete parlare liberamente. Something that they have in common. No, perché sono i più Why are they special? Why are those three? Why not Varahadev? Why not Buddha? Why not Vamandev? Why those three? Perché sono speciali? Perché non Varahadev? Perché noi siamo Buddha? Cioè, perché questi tre sono quelli che sono speciali. I know the answer because I heard it, so I don't want to. Okay, you're the translator, you can't answer. Any idea? Love that they have for their devotees. Amazing, yes, round of applause. Ha detto l'amore che hanno verso i loro devoti. Yeah, these three forms of the Lord are having an involvement and an exchange of love with their devotees, which is very, very intimate and close. E effettivamente è vero, perché queste tre forme hanno un coinvolgimento e uno scambio di amore con i loro devoti che viene direttamente da fuori, da dentro. Rama means one who gives pleasure to others. Rama vuol dire colui che dà piacere agli altri. There's an ancient verse, Ramante yogino nante satyanande chidatmani iti Rama padena shau param brahma vidiyate. The Supreme Lord is defined as that personality who gives unlimited pleasure to others. C'è un verso il quale dice che il Signore Supremo viene definito come colui che dà piacere illimitato agli altri. Sometimes people have this idea that God is the one who's sitting on the big seat and then he arranges the world in such a way that everyone has to serve and give him pleasure. Alcune persone hanno l'idea che Dio è colui che è su in alto, che governa, che fa sì che tutti quanti sono sotto di lui e l'unica cosa che fanno è si adoperano per dargli piacere. God wants to be the center of attention. God wants everyone to give pleasure to him. Dio vuole essere il centro di ogni cosa, Dio vuole che tutti quanti gli diano piacere. One time one person came to me with the Bhagavad Gita and he said, look what kind of God you're worshipping. Una persona una volta è venuto con la Bhagavad Gita e mi fa, oh, senti, guarda che Dio è colui che stai venerando. And then he quoted a verse from the Bhagavad Gita. E dopo ha citato un verso della Bhagavad Gita. And Krishna says, E Krishna dice, engage your mind in thinking of me, worship me, bow down to me, offer everything to me, and being completely absorbed in me, one day you will come to me. Allora, devolvi ogni tuo pensiero, ogni tua azione, ogni tua cosa a me, e pensa soltanto a me, e fai tutto quanto per me, e un giorno tornerai da me. So is that God? He just wants everything for him? Ma questo è Dio, vuole tutto per lui. But actually, if you see the pastimes of the Lord, then he says, engage your mind in thinking of me, but then I will engage my mind in thinking of you. Ma se uno legge attentamente dice che impegna la tua mente e i tuoi pensieri verso a me, ma anch'io impegnerò i miei pensieri e le mie azioni verso di te. You serve me, but I will serve you even more. Tu mi servi, ma io ti servirò ancora di più. You give to me, but I will give you even more. Tu darai a me, ma io ti darò molto di più. So this person came with the Gita and I told him, close the book. Allora questa persona è venuta appunto con la Bhagavad Gita e gli faccio, ti prego, chiudi il libro. And then I said, now look at the front. E gli faccio, allora adesso guarda il frontespizio. And I said, where is Krishna on this picture? E gli faccio, su questa foto Krishna dov'è? He said, Krishna is the driver of the chariot. Allora fa, Krishna è il guidatore del carro. So I said, therefore, there's the proof that Krishna wants to serve his devotees. Allora questa è la prova che Krishna l'unica cosa che vuole è servire i suoi devoti.
So this is the Supreme Lord. He wants to engage in pastimes of love. Allora questo è il Dio Supremo, è colui che vuole impegnarsi in passatempi d'amore. And so even just from the name of Lord Ram, we can begin to understand what is the character and what is the heart of the Supreme Person. Allora già dallo stesso nome del Signor Rama possiamo intuire cos'è il carattere e l'essenza di Dio, la persona suprema. Now Ram, he has brothers. His brothers' names are Bharat, Lakshman and Shatrughna. Allora, Ram ha 3 fratelli che sono Bharat, Lakshmi e Shaktrughna. Satrugna. Yeah, no. And even if you look at these names, they also have deep lessons as well. E se uno guarda questi nomi, anche loro contengono delle lezioni molto profonde. Bharat means one who is carrying a heavy load. Bharat vuol dire colui che trasporta un peso molto grande. Why does Bharat mean one who's carrying a heavy load? Perché Bharat vuol dire colui che trasporta un peso molto grande? Does anyone know? C'è qualcuno che lo sa? What is it that's so heavy that Bharat is holding in his life? Cos'è così pesante che Bharat tiene nella sua vita? The absence of Ram. Okay, very good. L'assenza di Rama. Any other idea? Shoes. The shoes. He's carrying those shoes, the sandals. Yes. E lui trasporta i sandali. But something else? Ma qualcos'altro? Dovuto governare al posto di Rama. He had to govern instead of Ram. Yes, he had to carry the kingdom. Sì, doveva portare con sé il regno. So some of you may or may not be familiar with the Ramayana, but in this story, Ram is about to become the king, but then he is exiled to the forest. Alcuni di voi possono o non possono essere a conoscenza della storia del Ramayana. Comunque la storia è che Ram doveva diventare il re, ma è finita che è stato mandato in esilio. Everyone loves Ram. Everyone is completely attracted by Ram, and everyone knows that Ram should be the next king. Tutti quanti amano Rama, tutti quanti sono attratti da Rama, tutti quanti sanno che Rama deve diventare il prossimo re. But by some conspiracy, which is a longer story, Ram is exiled to the forest, and Bharat has to be the one that becomes the next king. Ma da una cospirazione, che è una storia un po' lunga, Ram viene esiliato nella foresta e colui che governa al posto suo è Bharat. Bharat has no interest in being the king. Bharat has no interest in material things, but now he is forced to take up that position. Bharat non gli interessa assolutamente diventare il re, non gli interessa nulla di quello che ha a che fare con il mondo materiale, ma è forzato a fare il re. He even comes to see Ram in the forest and he says, Ram, come back from your exile and you become the king, you take it. È arrivato talmente tanto di andare fino alla foresta e parlare a Ram, suo fratello, dicendo ti prego e torna dalla foresta, torna e diventa tu il re. But Ram says, no, you have to take the throne, this is destiny. Ma Ram gli fa no, tu devi prendere il trono, questo è il destino. And so Bharat, what he does is he takes the sandals of Lord Ram and he puts the sandals on the throne, and then he lives very humbly in a hermitage and he rules from there. Allora cosa fa Bharat? Prende i sandali del signor Rama, li mette sul trono e lui vive in una piccola cappella e governa, però vive comunque in maniera molto umile. But this name Bharat is very, very significant. Ma questo nome Bharat è molto significante. The whole world is running around to get material things. Tutto il mondo corre per ottenere cose materiali. 2 houses, 2 cars, 2 phones, too much.
due case, 2 telefoni, 2 macchine, 2 di troppo. So, but actually Bharat is teaching us that the material things that we have, that we try to enjoy, actually in our life it becomes like a heavy burden. Ma Bharat ci insegna che tutte le cose che noi cerchiamo in maniera così assidua a godere nella nostra vita in realtà diventa un fardello insopportabile. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Yehi samsparsha jaboga dukkayonaya evate adyantavanta konteya nateshu ramate Buddha. That one who is a Buddha, intelligent, they will not try to gain happiness from material things, understanding that those material things are like a heavy burden that will cause you more problems in the future. Krishna nella Bhagavad Gita dice che colui che è Buddha, cioè intelligente, e non cerca assolutamente di accumulare cose materiali, perché coloro diventeranno il suo problema, diventeranno il suo peso. Therefore we tell people simple living, high thinking. Ecco perché diciamo alle persone vita semplice, pensiero elevato. But in this stage people are simply living, hardly thinking. Ma invece adesso come adesso le persone vivono simple thinking, pensano semplicemente, ma vivono in maniera molto elevata. No, molto brutta. Difficoltose. Yeah, I said all these things in English, it's difficult to translate, no? Okay. I'll give you an example. Vi do un esempio. Money. I soldi. If you think about money, it causes you anxiety when you're trying to get it. It causes you anxiety when you have it. And it causes you anxiety when you lose it. Allora, se parliamo di soldi, ti creano ansia e stress quando cerchi di ottenerli. Ti causano ansia e stress quando ce li hai per mantenerli, ma ti causano anche ansia e stress quando li stai perdendo. To get money, you have to work so hard. It's like such a big endeavor. It causes you so much trouble to get it in the first place. E per iniziare, già per avere tanti soldi devi lavorare tantissimo, è uno sforzo veramente molto grande e anche cosa molto stress. And then when you have it, you're constantly in anxiety. Who will take it? Will the government take it? Will the friends take it? Will my kids take it? Ma quando li hai sei sempre stressato perché pensi, chi me li prenderà? Me li prenderà il governo, me li prenderanno gli amici, me li prenderanno i miei figli, chi che me li porta via? Have you ever seen like a pigeon eating? A pigeon? Yes, a pigeon. Yeah. Like a bird. Have you ever seen a pigeon eating? Yes. Avete mai visto un piccione che mangia? Like it's eating and constantly it's like looking around like, oh, is someone going to come and get me? They can't even enjoy it. Mentre sta mangiando e costantemente guarda intorno perché ha paura che qualcuno vada a portargli via il cibo. So money causes you anxiety even when you have it. Per quello i soldi ti creano stress anche quando ce li hai. And when you lose it, oh boy, that hurts the most. Ma quando li perdi, oh cielo benedetto, quello è quello che fa molto più male di tutti. Even when you have to give a donation, isn't it? Even that, it hurts a little bit, no? Ancora, anche quando devi fare una donazione, anche quello un pochino fa male. Once a priest in a church, he said, we're building a new church. We need 1 million euro. There's good news and bad news. Allora, una volta c'era un prete in una chiesa e fa, stiamo costruendo una chiesa nuova e abbiamo bisogno di 1 milione di euro. C'è una notizia buona e una notizia cattiva. The good news is we have all the money. E la cosa buona è che abbiamo tutti i soldi. The bad news is it's in your pocket. La cosa cattiva è che tutti i soldi sono nella vostra tasca. It's not so easy to just give away your money, no? It's difficult. Non è così semplice dare via i tuoi soldi, no? È difficile. So therefore, if one is wise, if one is intelligent, then they don't gather more than necessary. Allora se uno è saggio, se uno è intelligente, non accumula più del necessario. So even in the name Bharat, if we just take some time to deeply meditate, just on the name, you will learn so much.
Per quello, anche semplicemente se stiamo a meditare sul nome Bharat, semplicemente su questo nome, impareremo tantissimo. The third brother's name is Lakshman. Il nome del terzo fratello è Lakshman. What does Lakshman mean? Cosa vuol dire Lakshman? Well, you know what who Lakshmi is, right? Beh, sapete cosa vuol dire Lakshmi, no? Lakshmi is who? The goddess of Fortune. fortune. Lakshmi è la dea della fortuna. So Lakshman means one who is very, very wealthy. Allora Lakshman vuol dire colui che è molto molto facoltoso. But when Lakshman went into exile, was he wealthy? He had nothing. Ma quando lui è andato in esilio, lui era ricco? No, non aveva nulla. So the commentators say, in what way was Lakshman very, very wealthy? Allora il commentario dice, ma allora in quale modo Lakshman era così, aveva così grande opulenza? Can you guess what was the wealth that Lakshman had in his life that no one had that much of this thing? Allora potete indovinare qual era la ricchezza che lui aveva, che Lakshman aveva così tanto che nessun altro aveva a tal misura? Rama. Love for Ram, okay. L'amore per Rama, Sita also had a lot of love for Ram. ma anche Sita amava molto Rama. There's something special that Lakshman had, which no one had in that much quantity. Allora c'è qualcosa di speciale che Lakshman aveva che nessuno aveva in tale quantità. La compagnia di Rama. The company of Ram? Close. È abbastanza vicino a situazione con And Rama. Sita Devi was also with him in the forest. Okay, she got banished later. Yeah. But that detail. But it's good. It's closer, but there's something else. È molto vicino, ma c'è qualcos'altro. Service. Il servizio. Did you know that when Ram was in exile for 14 years, then Lakshman took a vow? Allora, dovete sapere che quando il signor Rama era in esilio per 14 anni, Lakshman ha preso un voto, ha fatto un voto. And you know what the vow was? E sapete cos'era quel voto? What was the vow? Qual era? No sleep. Oh, mamma. Non dormire. Mamma mia. No sleep. Yes, Lakshman said, I will protect Ram and Sita in the forest and therefore I will not sleep. Lakshman ha detto, io proteggerò Rama e Sita nella foresta, per questo io non dormirò. Have you noticed how when you are so absorbed in something, then you forget about eating, sleeping, you forget about your body? Avete fatto caso che quando siete completamente assorti in qualcosa, dimenticate di dormire, di mangiare e dimenticate dell'esistenza del vostro corpo? When you are absorbed in something, time passes quick. Quando siete assorti in qualcosa il tempo vola. Once there was a hotel and it had apartment building and it had 80 floors. Una volta c'era un palazzo e aveva 18 piani. So one person 80. 80 piani. 80 piani. and one person was living on the 70th floor and he made a complaint to the land person in charge. Allora, una persona viveva nel 70° piano e ha fatto un reclamo al proprietario. He said, this lift to get to the 70th floor, it takes so long. Can you call the engineer in and speed up the lift? E gli fa, senti, l'ascensore per arrivare al 70° piano ci mette troppo tempo, ti prego chiama l'ingegnere e fa sì che vada più veloce. So the manager said, yeah, no problem, I'll do it. E il manager ha detto, il direttore si va bene, lo fa. And what the manager did is the next day he brought in a carpenter and he installed a big mirror in the lift. Allora che cosa ha fatto? Ha chiamato un falegname e ha fatto mettere uno specchio all'interno dell'ascensore. After 1 week, that person came back and he said, that engineer did a great job. That lift is moving so fast now. Allora, dopo una settimana, quella persona che si è lamentata è andata sempre dal direttore e fa, insomma, quell'ingegnere ha fatto un ottimo lavoro perché adesso l'ascensore va così veloce.
But maybe not. Maybe just when you're in the lift now, you look at your own beautiful body. Ma forse no, ma forse adesso mentre sei nell'ascensore sei lì a contemplare il tuo bellissimo corpo. Mirror, mirror on the wall, who is the most beautiful of them all? Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più bello del rame? Absorbed in yourself, time flies. Assorto in te stesso, il tempo vola. So absorption brings a sense of transcendence. Allora, essere assorti porta a una specie di trascendenza. So Lakshman's great quality was that he was constantly absorbed in service to Lord Ram. Allora, la grande qualità di Lakshman era che lui era costantemente assorto nel servire il signor Rama. Know that the wealth of your life is proportionate to how much service there is in your life. Dovete sapere che la ricchezza nella vostra vita è analoga alla quantità di servizio che è presente nella vostra vita. The great devotees, they give every last bit of energy, every last bit of possession, every last bit of their life to serving others and serving God. I grandi devoti danno anche anche l'ultima goccia di energia, di quello che hanno, ma anche di servizio verso gli altri. Srila Prabhupada was one such example who just gave everything to help other people. Srila Prabhupada era un esempio così eclatante che ha dato tutto alle altre persone. Hardly sleeping. Malapena dormiva. One time in the middle of the night he rang his bell. Una volta in mezzo alla notte ha suonato il campanello. So his assistant came running in the middle of the night. Allora il suo servitore è corso in mezzo, praticamente in mezzo alla notte. So Srila Prabhupada said, why are you sleeping? E Prabhupada gli fa, ma perché stai dormendo? He said, it's the middle of the night. This is when we sleep. Ma è notte, di notte si dorme. Srila Prabhupada said, but I'm not sleeping, I'm awake, translating books. E Prabhupada gli fa, ma io non sto dormendo, io sono sveglio e sto traducendo libri. The devotee said, but Srila Prabhupada, we had such a busy day. E il devoto gli fa, ma Prabhupada, avevamo una giornata così impegnativa. Prabhupada said, I also had a busy day. Anch'io avevo una giornata molto impegnativa, fa Prabhupada. So the devotee said, but Srila Prabhupada, you're a pure devotee. Ma allora il devoto gli fa, ma Srila Prabhupada, tu sei un puro devoto. So Prabhupada said, why aren't you a pure devotee? Prabhupada gli fa, allora perché tu non sei un puro devoto? He said, well, I don't know what shall I do, Srila Prabhupada? Allora il devoto gli fa, allora Srila Prabhupada, io che devo fare per diventare un puro devoto? Prabhupada said, go back to sleep. E Prabhupada gli fa, torna a dormire. The pure devotee transcends all of these things because they're so absorbed in service. Prabhupada actually said, any person who achieves something great in this world never slept much. Prabhupada ha detto che ogni persona che ha ottenuto e ha fatto qualcosa di grandioso in questo mondo non ha mai dormito tanto. So when we serve others, when our life is meant to make a beautiful contribution to other people and to in selfless service to God, then life becomes very beautiful. Allora quando noi serviamo gli altri e quando la nostra vita è dedicata a Dio, la nostra vita diventa molto bella. Each of us in this room have abilities given to us by God. We have facilities given to us by God. We have identities and positions given to us by God. We have to use all of that in service to others. Allora, ognuno di noi ha delle capacità che gli sono date da Dio, ha delle possibilità che sono da Dio, ha dei mezzi che sono stati da Dio, ha dell'intelligenza che sono data da Dio e tutto questo dobbiamo usarlo in servizio. So like this, again, we can for just some moments remember the name of Lakshman and learn so much about what it means to live a beautiful life. Allora possiamo ricordarci come se fosse un gioco il nome di Lakshman e capire che cosa vuol dire avere una bella vita. The final brother, his name was
Shatrugna. Shatrugna. Allora, il nome dell'ultimo fratello è Shatrugna. Shatrugna literally means, Shatru means enemy. Allora, Shatrugna vuol dire, Shatru vuol dire nemico. And Shatrugna means one who kills his enemy. E Shatrugna è colui che uccide il suo nemico. Now this is very, very interesting because generally you don't hear about Shatrugna as like a very valiant warrior. E questo è molto interessante perché di solito non si sente parlare di Shatrugna come un guerriero molto, molto valido. Of course he was, but in comparison to others, it's not that he was outstanding as a warrior. Sì, certo lo era, però se lo mettiamo a confronto con gli altri non è che era così eccellente. So in what sense was Shatrugna one who had killed his enemy? Allora in che senso Shatrugna era colui che aveva ucciso il suo nemico? What is the significance of that name? Cosa è il significato di questo nome? Any idea? Qualche idea? Yeah. He killed his interior enemies. He killed his internal enemies. Yes, very Ha good. ucciso il suo nemico interiore. And specifically it said that Shatrugna was the killer of his enemy in the sense that he killed the enemy of envy. Allora Shatrugna è colui che ha vinto il nemico dell'invidia. Envy towards God, envy towards others. This is the beginning of all problems in our life. Allora, l'invidia verso Dio, l'invidia verso le altre persone, questo è l'inizio di ogni male nella nostra vita. So much envy in this world. C'è così tanta invidia in questo mondo. When someone else is successful, when someone else is prospering, internally sometimes it's very difficult for us to be happy for them. Quando qualcuno sta prosperando, quando qualcuno ha un grande successo, internamente dentro di noi facciamo fatica a gioirne. One time someone received the boon that you can get anything you want, but the only condition is your neighbor will get double. Allora uno una volta ha avuto questa benedizione che fa: tu puoi avere tutto quello che vuoi a una condizione, che il tuo vicino di casa prenderà il doppio. So he closed his eyes. I want a Mercedes-Benz. Allora chiude gli occhi, voglio una Mercedes-Benz. And then he looked out the window and his neighbor had two. E guarda la finestra e fa: beh, il vicino ne aveva due. He said, I want a 5-story mansion. Allora fa: io voglio una casa a 5 piani. Zoom, it came. È diventata. And then he looked out of the 5th floor and saw the neighbor had a 10-story. Allora dal quinto piano ho guardato fuori e il vicino aveva una casa di 10 piani. And he felt so bad. You know what his third wish was? E allora si sentò così male. Volete sapere qual è stato il suo terzo desiderio? I pray that I go blind in one eye. Oh my. Allora ha detto: io prego che io vengo accecato in un occhio. That is envy. Questa è la vera invidia. So when we each look in our hearts, then we will see that there is some envy there. Allora se guardiamo nel nostro cuore scopriremo che c'è un po' di invidia là dentro. We want to be the center of attention. Vogliamo essere il centro dell'attenzione. We want the credit, we want the appreciation, we want the respect. Vogliamo rispetto, vogliamo i crediti, vogliamo l'apprezzamento. But Shatrugna, he was so humble. He was just happy to be in the back. Ma Shatrugna era così umile, era così felice a essere semplicemente nel fondo. He said a spiritualist is like salt. Ha detto che il spiritualista è come Sale. sale. When you have a meal, if there is no salt, can you enjoy it? E quando si mangia, se il pranzo è senza sale, è godibile? Without salt, it doesn't matter how well someone cooks, you cannot relish it. Salt is essential.
E senza sale, nonostante, non importa quanto uno è bravo a cucinare, senza sale e non puoi gioire del pranzo, perché il sale è così essenziale. But whenever people are appreciating a meal, have you ever heard someone say, the amount of salt you put in was perfect? Ma quando qualcuno fa i complimenti su una pietanza, avete mai sentito qualcuno dire, ma però la qualità di sale era così perfetta? No one ever recognizes the salt. No one ever sees the salt. No one appreciates the salt. But the salt is essential. Ma nessuno vede, nessuno apprezza, nessuno riconosce il sale, però il sale è così essenziale. So, Krishna is salt. Krishna è il sale. So Vaishnava is like that. I just want to serve. I don't want any na dhanam, na janam, na sundarim kavitam va javiti shakamaye mama janmani janmanishvare bhavatat bhavirahai tukitrai. Na dhanam, I don't want any remuneration for my service. I don't want any money back. E Vaishnava è così, io non voglio soldi in cambio del mio servizio. Na janam, I don't want thousands of followers. E non voglio migliaia di seguaci. Congratulations, 100,000 followers on Instagram. Congratulazioni, 100.000 follower su Instagram. Na sundarim, I don't want to be sought after by the opposite gender. Non mi interessa essere così attraente, piacente verso l'altro sesso. I'm just happy to serve. My happiness is in serving. Sono così felice nel servire, la mia felicità sta nel servire. Very humble, very completely free of envy. Sono così umile, così libero dall'invidia. So it's not so easy to be humble in this world, to be free from envy and jealousy towards others. But Shatrugna represents that. È così difficile essere liberi dall'invidia e dalla gelosia verso gli altri, ma Shatrugna era effettivamente libero da questa cosa. When you're humble, then life becomes very light. Quando sei umile la vita diventa molto leggera. But when you're proud, then there's so much expectation and so much then goes on in the mind. Quando invece sei orgoglioso ci sono così tante aspettative e c'è così tanto frumento nella testa. So can you now just see, just by remembering the names of the brothers, Ram, Lakshman, Bharat, Shatrugna, there's so much we can learn just from their names, and we didn't even begin discussing what they did. Come vedrete, semplicemente ricordando questi 4 nomi, Ram, Lakshman, Shatrugna e Bharat, impariamo così tanto, e c'è così tanto in questi nomi, e non abbiamo ancora cominciato a parlare di che cosa effettivamente hanno fatto. Spiritual books are full of so much wisdom, so much guidance, so much insight into life that otherwise you would not hear in other places. I libri spirituali sono così pieni di saggezza, così pieni di istruzioni verso la vita che non sentirete da nessun'altra parte. So one of the ancient saints, he says in a verse, Madeka bandhu mad sangin mad guru mad mahadhana mad nishtaraka mad bhagya mad ananda namostute. He says the ancient books of wisdom, Madeka bandhu, they are my best friend. Un vecchio saggio dice che i vecchi libri di saggezza sono i miei migliori amici. Just like this is a book of Lord Ram. Questo è un libro di Ramayana. So many beautiful pictures Ci sono delle immagini bellissime and so many beautiful teachings. e così tanti bellissimi insegnamenti. So he says, this is my best friend. E dice, questo è il mio migliore amico. Mat Sangin, he says, these books are my constant companion through my life. Dice, questi libri sono il mio compagno costante nella vita.
In our lives, many people come into our lives, and at one point many people leave from our lives. Nella nostra vita succede che tante persone arrivano, ma poi tante persone se ne vanno. But the books will always stay with you through all stages of life and help you to live your life. Ma i libri rimarranno con te e per tutta la vita e ti aiuteranno in tutti i passaggi della tua vita. Madhananda, therefore, he says, these books are the source of my happiness. E dice che questi libri sono la fonte della mia felicità. Manishtaraka, he said, these books are lifting me up. Questi libri mi innalzano. Isn't it? The world is always pulling us down into the world, down into the dogfight of life. Il mondo continua a tirarci giù, più giù possibile, a livello praticamente di cani che praticamente litigano tra di loro. But the books of wisdom are always lifting us up to see everything from with a higher vision. Ma i libri di saggezza ci innalzano, fanno sì che noi abbiamo una visione superiore sopra le cose. So the scriptures are very beautiful because they give us a completely different vision of life. Per quello le scritture sono così belle perché ci danno una visione diversa della vita. So this is Lord Ram and these are his brothers. Allora questo è il signor Rama e anche i suoi fratelli. Ram is sitting next to Sita, Rama è seduto accanto a Sita and then around him in the top left, top right and bottom right you can see his three brothers. e a destra, a sinistra e in basso vedete i tre fratelli. And then here you can see Hanuman, who is the wonderful servant of Lord Ram. E potete anche vedere Hanuman che è il meraviglioso servitore del signor Rama. So there's so much to learn from the Ramayana. Per quello c'è così tanto da imparare da Ramayana. But maybe we can stop there for some time and see whether you may have any comments or questions or reflections. Però possiamo interrompere qui per vedere se avete domande, commenti, delle riflessioni personali. Cosa significa la pelle verde? La La pelle verde. Why is he green? Has a green skin? Yes. So, of course, when we paint a picture, it's not that it's exactly like he was green like that. It's not exactly like that. Insomma, quando si fa un dipinto non è che proprio lui era verde così, But everyone, like, have you seen in the world there's the concept of people having an aura? Però se hai presente c'è il concetto che le persone hanno un'aura la quale praticamente li avvolge. So this color is more like the energy which is emanating from someone's spiritual personality, what we call effulgence. Allora, questa in realtà è la sua effulgenza, è l'energia che viene emanata da quella persona. So, yeah, it's not like so much like, okay, we're in a room and then there's one green person standing out, but it's more like this person is emanating a very special energy, and therefore in a picture we display it in that way. Allora, non è che siamo tutte persone qua dentro e una effettivamente ha il colore verde, è semplicemente che quella persona emana un'energia così speciale che quando andiamo a rappresentarla usiamo il colore verde. So yes, it's said that Ram is greenish, Krishna is bluish, like that. Sì, si dice che Ram è verso il verde, è il verdigno, e Krishna è un po' blu, ok? Si dice queste cose. But even when we see Krishna in a picture, we will see, for example, Krishna painted blue. E infatti anche quando vediamo Krishna in un dipinto lo vediamo che ha la pelle blu. But still it's not exactly like that because Krishna is said to be the color of a dark rain cloud. Però non è esattamente così, perché Krishna si dice che il colore di Krishna era il colore della pioggia, di una nuvola di pioggia scura
appena prima che l'acqua cadesse. Have you ever seen like a dark rain cloud and the sun is behind it, so it's kind of like darkish, bluish, and in the same time it's like illuminating. E hai mai fatto caso che ci sono queste nuvole cariche di pioggia ma ancora sul cielo e c'è il sole dietro che in qualche maniera li attraversa, per quello vediamo quel nero ma non nero, quel blu, ma anche in qualche maniera è luminoso. So sometimes it may not be exactly easy to draw that, you know. Per quello non è proprio così semplice e facile rappresentare questa cosa. So yeah, so we should see like that. Does that help? È stato chiaro? Thank you. Nice question. Grazie per la bella domanda. She's a painter. Oh, okay. Wow. Okay. Beautiful. Tu dipingi. Anyone else would like to ask any questions or about Ram or Ramayan or any of the philosophical points? Qualcun altro che vuole fare delle domande su Ram, su Ramayana o qualche punto di filosofia? Sì, volevo chiedere questo. Quando leggiamo le letture sacre, c'è una dimensione letterale, si legge la storia per così com'è, però poi spesso queste storie hanno anche delle interpretazioni molto profonde, ad esempio... When we read the scriptures, okay, the sacred scriptures, there are various levels that we can look at them. There are literal what it said, like the story as it is, but then there are further meanings that are hidden inside. Ad esempio, nelle scritture del Mahabharata, a me quello che mi colpisce è che ognuno dei Pandava rappresenta a volte proprio una dimensione psichica interiore. Okay, what actually, for example, if we take Mahabharata, what actually hits me is that each one of the Pandavas actually is a psychological internal state. E allora quello che mi chiedo è che a volte ci sono delle coincidenze talmente tanto esplicite che sembra quasi una cosa impossibile, cioè sembrano quasi state scritte apposta per portare verso una dimensione interiore più che siano dei fatti effettivamente accaduti, cioè è come una coincidenza troppo... Okay. What is extraordinary is sometimes these coincidences are so amazing that it seems like it is not, this story has not written just to tell the story, but it has written only to make you reflect on these internal coincidences and make you, in another way, meditate on that. Quindi volevo chiedere, no? Mi sembra poi che Prabhupada però diceva che non dobbiamo troppo approfondire la parte di dimensione interiore, però leggere le storie per così come sono. Quindi quanto ci dobbiamo spingere verso un'interpretazione a livelli piuttosto che un'interpretazione letterale. Okay, but Prabhupada said that we should not push ourselves too much into internal meanings, but we should stay at the story, at the level of the story. So how much do we actually have to do that? How much can we get in and how much do we have to stay at the level? Wonderful question. Very nice. Bellissima domanda, grazie. One of our great teachers, his name is Madhvacharya. Uno dei più grandi maestri, suo nome è Madhvacharya. So Madhvacharya says scripture can be understood on 3 levels. Madhvacharya ha detto che le scritture possono essere comprese in 3 diversi livelli. He says there's the literal level, Allora c'è il livello letterale, then there is the didactical level, c'è il livello didattico and then there is the metaphorical level. e poi c'è il livello metaforico. And he says it's not a problem to see the Shastra or the scriptures as metaphorical as long as you don't replace it and say that this is not a literal event, it's just metaphorical. No, it's a literal event, but it also has a deeper metaphorical meaning. Allora, non c'è nessun problema a comprendere e meditare, interpretare le scritture sul livello metaforico, finché
non si dimentica la parte letterale, ok? Quindi no, questa qua non è niente perché in realtà è solo un simbolismo, no, la storia vera c'è e nella storia c'è sta anche la parte metaforica e il simbolismo. For example, Krishna spoke Bhagavad Gita on the battlefield of Kurukshetra to Arjuna. Allora, per esempio, Krishna ha parlato della Bhagavad Gita a Kurukshetra nel campo di battaglia con Arjuna. So that's a literal event. You can go to the battlefield of Kurukshetra, you can even go to the exact place where the conversation took place. Ma questo è un evento reale, puoi effettivamente andare a Kurukshetra e poi addirittura andare proprio nel posto preciso esatto dove Arjuna e Krishna si sono fermati per parlare. So it's a literal event, it happened. Per quello è un evento letterale, un evento storico, è successo. But not just that, the battlefield of Kurukshetra is not just a literal place, but it's a place in which we can learn many lessons about life. Allora, ma non è solo questo, la battaglia di Kurukshetra non è soltanto una storia letterale che effettivamente è successo, ma è anche un racconto il quale noi possiamo imparare tantissimo che ha a che fare con la nostra vita. But not just that, Srila Prabhupada in the preface to the Krishna book says that the battlefield of Kurukshetra is basically like the battlefield of life. C'è un'altra cosa ulteriore, Prabhupada nell'introduzione della prefazione del libro di Krishna ha detto che la battaglia di Kurukshetra in realtà è la battaglia della nostra vita. So Srila Prabhupada, he was also seeing that there's a metaphorical level to these things. Per quello Prabhupada stesso vedeva che c'è un livello metaforico nelle cose. But what he spoke out against was people who take it metaphorically but then say therefore it's just metaphorical and this didn't actually happen. Ma quello che lui era contrario, quello che ha detto è che tante persone prendevano solo il livello metaforico e in qualche maniera rinnegavano che la storia effettivamente è successa. A commentator who says that the battlefield of Kurukshetra is like the body and the 5 Pandavas are the 5 senses and the Kauravas are the enemy and therefore this is just a metaphorical story. It didn't really happen. Per esempio c'è un commentatore che ha detto che la battaglia di Kurukshetra è il nostro corpo, i 5 Pandavas sono i nostri 5 sensi e gli avversari sono in realtà il nostro nemico, per quello è tutto metaforico, la battaglia stessa di Kurukshetra non è mai esistita. The metaphorical is useful if it then helps us to enter into a relationship with the personal. E il metaforico è utile quanto ci aiuta a entrare in relazione con il personale. So if you accept the metaphorical and annihilate the personal literal, then you miss the point. Se accetti il livello metaforico, però non comprendi, non accetti la parte letterale personale, hai perso il punto, hai il significato. Does that help? Yeah, I have a question. Okay. No one else? Nadia. Anyone else? So, thank you, Maharaj. My question was, so the theme of tonight was to be leader today, and I was... No. That was definitely covered in the class. But, so, while you were speaking, I remembered I read a book from Kadambakana Swami, a small book about guru relationship, and he made such a simple and strong point that was stood out to me, that everybody, there are some personalities who are more advanced and stronger than others, and if we are humble, we need to understand this and take shelter and take help, get help from those who are stronger, more advanced, or... Adesso traduci. Okay, yeah. And he was saying this is a principle in life. So, could you maybe help me understand why don't we want to take help from leaders, or why sometimes maybe we're too proud, or is our false ego that don't allow us to recognize those leaders and take shelter and take guidance, and also maybe, yeah. Ok.
Ok, traduco velocemente in italiano. Ho detto a Maharaj che mentre lo ascoltavo ho ricordato che c'è un libro del suo guru Kadamakana Swami sull'importanza del maestro, discepolo e maestro, e in cui c'è uno statement molto bello e forte che mi è restato con me nella mente, che dice ci sono personalità più forti nella nostra vita o più forti spiritualmente, e noi dovremmo essere umili e riconoscere che possiamo approfittare, prendere aiuto, guida, eccetera, ispirazione. Però a volte, forse perché non siamo umili abbastanza, il nostro falso ego non ci permette di riconoscerli e di seguire questi leader, e quindi siamo senza leader, ed essere senza leader, to be without leaders means you're lost. Essere senza leader significa che tu sei perso. Srila Prabhupada explains in the Bhagavad Gita that when we come to this world with two mentalities. Prabhupada spiega nella Bhagavad Gita che quando veniamo nel mondo veniamo con due mentalità. Ishvaroham aham bhogi siddhoham balavan sukhi. The first mentality we come with is Ishvaroham, I am the controller. La prima mentalità che veniamo è quella dell'Ishvaroham, cioè colui, cioè io sono il controllore. And the second one is aham bhogi, I am the enjoyer. E la seconda è aham bhogi, cioè io sono colui che gode. So deep in each one of our psychologies is this feeling that I am the controller and I am the enjoyer. Per cui nella nostra psicologia c'è questo, io sono il controllore, io sono il goditore. And therefore, Srila Prabhupada says the underlying mentality of every soul is to try to be independent. Per quello Prabhupada spiega che praticamente la parte sotto, la parte praticamente più a terra in qualche modo di ogni anima è quella di diventare praticamente di emergere. And so the thought of being under someone, the thought of being guided by someone, the thought of being surrendered or subservient to someone is very, very difficult for the conditioned soul to accept it. Per quello nell'anima condizionata accettere di essere sotto qualcuno, guidato da qualcuno, controllato da qualcuno è molto difficile da accettare. That's the first reason why it's difficult to accept authority in this world. Ecco perché è così difficile accettare un'autorità in questa vita. But the second reason why it's difficult to accept authority in this world is because in our life our faith has been broken many, many times. Un secondo motivo in quale noi facciamo fatica ad accettare un'autorità in questo mondo è perché la nostra fede è stata praticamente spezzata, infranta, grazie, tante volte. Leaders have exploited us many times. I leader ci hanno usati tantissime volte. Once there was this company and the boss drove into the car park in a brand new Mercedes-Benz. Perché una volta c'era questa fabbrica, c'era questa ditta e il capo è entrato nel cortile con questa Mercedes nuovissima. So from the top window all the employees were looking when he drove in with his new car. Per quello tutti dalle finestre in alto erano tutti a guardare giù il capo che arrivava con la macchina nuova. So he came into the office and then everyone was like, wow, amazing car, amazing car. Per quello è entrato in ufficio e tutti dicevano, che bella macchina, fantastica macchina. So the boss said, you like this car? E fa, allora vi piace questa macchina? They said, yes, amazing. Sì, ci fanno i dipendenti, ci piace molto. So he said, next year, if you work harder. Allora il capo gli fa, l'anno prossimo, se voi lavorate molto più duramente. Next year, if you work longer. L'anno prossimo, se voi lavorate più a lungo. Next year, if you give all of your energy and effort. L'anno prossimo, se voi date tutta la vostra energia e tutto il vostro sforzo.
then next year I'll have an even bigger car. Allora l'anno prossimo io avrò una macchina ancora più grande. And I realized, oh my God, it's just exploitation. E questo è sfruttamento. So in this world, people abused our trust. Per quello in questo mondo le persone hanno abusato della nostra fiducia. Sometimes when we were young, the people that we placed our faith in, they let us down. E per quello quando eravamo giovani, piccoli, abbiamo deposto la nostra fiducia a delle persone ed è andata persa. We trusted them, we put our love in them, we thought that they had our best interests, but later on we saw something else. Li abbiamo creduti, gli abbiamo dato la nostra fiducia, gli abbiamo deposto tutto quello che avevamo, però dopo un po' abbiamo visto che in realtà era tutta un'altra cosa. And then what happens is we become very, very skeptical. E da questo succede che noi diventiamo molto scettici. It's not so easy for us to just accept someone like that. Non è così semplice per noi accettare qualcuno così. So that's the second reason why it's difficult to accept the leadership of someone else. Ed ecco perché è così difficile per noi accettare l'autorità di un'altra persona. And the third reason why we could say it's difficult to accept leaders is because, yes, we are proud. E il terzo motivo che facciamo fatica a accettare un leader è che effettivamente noi siamo orgogliosi. In English, when someone is proud, they say he's full of it. In inglese quando qualcuno è molto orgoglioso ne è pieno. Full of it means there's no room to put anything else in. No room. Vuol dire che non c'è proprio spazio di inserire nulla, è tutto pieno. Pieno di sé. So when we are proud, we cannot learn. We cannot really open our hearts to receive what is coming. Per quello quando siamo orgogliosi non possiamo imparare, non possiamo aprire il nostro cuore per ricevere quello che sta arrivando. So these are some of the reasons why it's difficult in this day and age for people to accept leaders. Ed ecco perché così è difficile nei giorni d'oggi accettare un'autorità, accettare un leader. There could be many more reasons. Ce ne potranno essere molti ancora di motivi. But in spiritual life we have to understand that nobody is self-made. Ma nella vita spirituale dobbiamo comprendere che nessuno si è fatto da solo. Every great spiritualist took the help of another great spiritualist. Ogni grande spiritualista ha ricevuto l'aiuto da un altro grande spiritualista. You can't do it by yourself. Non ce la puoi fare da solo. Krishna says in the Agni Purana that one who thinks he's my devotee is actually not my devotee, but one who sees that yes, I am the devotee of my devotee, he is actually my devotee. Krishna dice nell'Agni Purana che colui che dice io sono un tuo devoto in realtà non è un mio devoto, ma colui che dice io sono un devoto di un tuo devoto, allora lui effettivamente è un mio devoto. To approach the divine directly, we will not make it. Avvicinarsi il divino direttamente non ce la faremo. We approach via the devotees. Lo avviciniamo attraverso i devoti. Do you want to ask me something more on that? I just gave like a surface level, some answers. You want to say something more? Okay. Some ideas and you can get more. Sì. Questo sono alcuni. Yeah. Envy, the roots of envy. Can you unveil? And how to deal with it? Ok, e qual è la radice dell'invidia e come gestirla? Envy, jealousy. We have a fundamental misunderstanding of life.
abbiamo fondamentalmente una comprensione sbagliata della vita. The fundamental misunderstanding is that we have become selfish instead of selfless. E il grande malinteso è che noi siamo diventati egoisti invece di essere altruisti. We have we have created a whole philosophy of life based on this initial misconception of selfishness. E abbiamo creato un intero concetto di vita basato su questo, un malinteso di egoismo. And so that is the root of all envy, all jealousy, all greed, all lust, is this self-centeredness. Allora la radice è questa, la radice della gelosia, dell'invidia, della lussuria, della rabbia è questo autocentratismo. We're seeing life with ourselves at the center and everything else as, serving me. Vediamo la vita come noi nel centro e tutto il resto che serve a me, come la Vodafone, tutto intorno a me. It's very difficult because it's difficult to think of any other way to see life. Of course I see myself as the center. It seems so natural to us to see ourselves as the center of everything. È così difficile a fare concepire una cosa del genere, cioè per noi è così immediato pensare che noi siamo il centro di ogni cosa. But that's the basic root cause of our difficulty in this world, is that we're seeing ourselves, we got the center wrong. Ma in realtà il punto focale della cosa sbagliata della nostra vita è che appunto abbiamo posto il centro nella posizione sbagliata. The process of spiritual life is to gradually, bit by bit, engage in serving, engage in appreciating, engage in bringing other people happiness, making other people or helping them become wise, and therefore moving out of this space of seeing ourselves as the center. La base, il concetto della vita spirituale è quello di toglierci dal centro e essere qui per aiutare gli altri, per far diventare gli altri più saggi, per dare agli altri più possibilità, per servirli. I mean, even as I say it to you here, it can feel very theoretical. How do you really do that? E se ve lo dico qua, può sembrare molto teorico, cioè come effettivamente riesce a fare questo? But you can do it by building a life around service. Ma ce la puoi fare costruendo una vita intorno al servizio. Someone came to Srila Prabhupada and said, Srila Prabhupada, I'm nothing. Una volta qualcuno ha dato a Prabhupada, io sono niente. So Prabhupada said, no, it's not that you're not nothing, but you're not who you think you are. No, non è che sei niente, ma non sei quella cosa che tu pensi di essere. So we tend to go beyond these extremes, either I'm everything or I'm nothing. Per quello noi tendiamo ad andare da un estremo all'altro, sono nulla, sono tutto. Either I'm in the center or I just don't exist at all. Cioè sono nel centro o semplicemente non esisto. But no, there's a beautiful center. That beautiful center is Krishna, is the divine, supreme, spiritual, beautiful friend. And we exist in a beautiful relationship with him of service. Invece no, c'è un bellissimo centro, è Krishna, che c'è questo bellissimo rapporto, amicizia e costruire, e questa amicizia si costruisce col servizio. So bit by bit it is bringing down, breaking down the wall of ego. Per quello vuol dire che pezzo per pezzo è come buttare giù piano piano il muro dell'ego.
if you imagine between us and God there is a big wall now, a big wall of ego, false ego. Possiamo immaginare che tra noi e Dio c'è un muro molto grande, veramente grande, di falso ego. So every day when you wake up and you chant, every day when you wake up and you do some service, every day when you wake up and you try to be a little selfless, then what happens is you take one brick out of that wall. Allora ogni giorno che ti svegli, che canti i tuoi giri, ogni giorno che ti svegli, che fai il servizio, ogni giorno che ti svegli, che cerchi di essere un po' meno egoista, in realtà stai togliendo un mattone da quel muro. And then when you take that one brick out, you get some glimpse of what's on the other side. E dal buco che si è creato nel muro vedi qualcosina, cosa può essere dietro. And then the next day when you do the same thing again, you take out one more brick. And then the next day you take out one more brick. And then the next day you take out one more brick. Per quello il giorno dopo togli un altro mattone, il giorno ancora un altro mattone, il giorno successivo un mattone ancora, lo togli fuori. And with every brick that's coming out, you're getting more of a glimpse of what that divine reality is. E ogni mattone che togli hai sempre più visione e intuizione di quello che effettivamente è la vita spirituale. And then at one point you take out enough bricks such that the whole wall just goes boom and comes crashing down. E arriva il momento dove hai tolto talmente tanti mattoni che il muro di per sé crolla. And then there you are, face to face with Krishna. E lì sei a vis-à-vis con Krishna. Faccia a faccia. So we won't overcome envy in one go. Non superiamo l'invidia in un unico sforzo. Every day we have to keep taking those bricks of ego out. Tutti i giorni dobbiamo continuare a togliere quei mattoni di falso ego. Okay. You speak about bad leaders before, Oh, yes. or bad boss. I ask why we stay under this bad boss. We continue to stay with under this bad boss, and don't create our activity, our job, for example, with another people or another devotees, for example. Why it is so difficult to make? To leave a bad leader? Why is it so bad? When we know someone is a bad leader, why is it so difficult to walk away from them? Okay. E la domanda è perché è così difficile comunque lasciare un cattivo leader e cominciare una strada nuova? In this world, one of the most difficult things is really we only change when the pain of the current situation is more painful than the pain of changing. Allora, si dice che noi cambiamo soltanto quando il dolore dell'attuale situazione è più grande del dolore del cambiamento. Until it comes to that level of pain, you're kind of like, this is painful, but it's more painful to change. I'll just stay here. Però finché non arriva in quel livello dici sì, effettivamente sto male, però il dolore del cambiamento è più grande di come sto male adesso. So therefore, most people, like when we teach Krishna consciousness, I kind of feel that most people agree with what we're talking about here. Per esempio, io sono sicuro che quando noi insegniamo la coscienza di Krishna, la maggioranza delle persone è d'accordo con quello che sente, con quello che si dice. I mean, it's super logical what we're saying here, like happiness doesn't come from material things, like everyone has experienced these things. Cioè, è assolutamente logico che la felicità non viene dal mondo, dalla vita materiale, dalle cose materiali, cioè tutti quanti noi abbiamo fatto esperienza di questo.
but their life hasn't become uncomfortable enough for them to want to make now real change still. Ma la loro vita non è diventata così tanto scomoda da voler effettivamente cambiarla. Therefore, oftentimes what divinity or Krishna will do is make arrangements which make you a little bit uncomfortable. Allora cosa succede? Krishna, comunque la divinità, fa sì che alcune cose accadono che tu diventi sempre più scomodo. Krishna says, Yasyaham anugranami harishe tadhanam shane tadodhanam tyajantasya svajana dukhadukitam. Krishna says, when I give my special favor to someone, then I begin to take everything away. Krishna dice che quando io do il mio favore speciale, particolare ad una persona, è in quel momento che io comincio a togliere. Because Krishna wants to help us. Without doing that, we won't generate the desperation within ourselves, the urgency within ourselves to do it. Perché Krishna ci vuole aiutare e se non fa questo non farà sì di formare all'interno di noi quella disperazione. In the material world, one of the biggest things that they're talking about right now is toxic relationships. Nel mondo materiale una delle cose che attualmente se ne parla di più sono le relazioni tossiche. Someone is with someone else and they clearly know this is like just not good for me. Qualcuno è con qualcuno, sta con qualcuno e sanno perfettamente che non è la cosa giusta e buona per loro. But they still can't let go because there's even a security in that toxic relationship that they don't want to let go of. Però non lasciano andare perché anche in quella relazione tossica comunque c'è della sicurezza. Therefore, the last 6 chapters of the Bhagavad Gita are all actually about detachment. Gli ultimi 6 capitoli della Bhagavad Gita sono effettivamente hanno a che fare con il distacco. Learning how to let go and learning how to walk away from situations, people, mentalities that are not helpful for you. Imparare a lasciare andare, imparare ad allontanarsi da persone, situazioni, mentalità che non sono d'aiuto. Some ideas. I don't know how we're doing for time. It's like time is going. Time is going. I saw there were other hands, but another time. So thank you so much. Really, my gratitude to all of you for coming, and really nice to be with you here. And you're all welcome to come to London if you like anytime soon. Allora vi ringrazio tutti, è stato bellissimo stare qui, è meraviglioso stare con tutti quanti voi e ovviamente siete tutti quanti benvenuti a venire a Londra. We have a beautiful temple there established by Srila Prabhupada. Abbiamo un bellissimo tempio lì, che è stato fondato da Prabhupada. So yes, please do come. Per quello vi prego, venite. Srila Prabhupada ki Jai. So we just end with 5 minutes of kirtan. Was it like Hare Krishna? Se viene, ha detto che l'anno prossimo torna via. Puoi andare in Italia. Certo. Yeah, so everyone has been sitting down a long time. So if you like, you can stand up and you can stretch your legs and get your digestive system going because there's going to be prasadam soon. Si dice che tanto che siamo seduti, siamo proprio nella digestione. L'operazione.
Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna